E forse ragazzi è il caso di parlare di protezioni. Sigla. Eh sì ragazzi, era da un po' che ci pensavo e è giunta finalmente l'ora di parlare di protezioni ragazzi, perché ho visto che molti di voi sono sempre in dubbio su quali usare, qual è il casco migliore, quali sono le ginocchiere migliori, è il caso di mettere questo, non è il caso di mettere questo. Lasciate che vi saluti innanzitutto miei cari devastati, che era da un po' che non ci vedevamo. E rieccomi qui, sono di nuovo tra voi. Oggi vi parlo appunto di protezioni, perché come avete potuto vedere dalla intro, in effetti qualche tempo fa ho avuto un piccolo incidente che per fortuna si è risolto senza danni, perché avevo le protezioni ragazzi. Tra l'altro so che siete curiosi di vedere la seconda parte del video e vi prometto che ve la faccio vedere, ma solo alla fine di questo video potrete vedere la seconda parte del volo di prima. Quindi non muovetevi da lì e lasciate già un like, così tanto per cominciare, e andiamo avanti. Ma come fare a decidere quali sono le protezioni ideali da utilizzare quando siamo alla guida del nostro monoruota elettrico? La prima cosa da prendere in considerazione quando andiamo a scegliere le nostre protezioni è: ma che mezzo guidiamo ragazzi? Guidiamo un piccolo 14M, un piccolo 14D o guidiamo un veteran Sherman ragazzi? Perché capite anche voi che più le prestazioni aumentano e più è prudente proteggersi come si deve, e questo è sicuramente il primo punto da tenere in considerazione. Quindi che monoruota abbiamo, quanto andiamo veloce. Secondo punto da tenere in considerazione: qual è la nostra età ragazzi? Siamo dei giovanotti che non ci facciamo niente, cadiamo, ci rialziamo e ripartiamo, o siamo già un po' attempati e quindi ogni botta ci costa un mese di convalescenza? Questo dovete deciderlo voi però ragazzi, ma sappiate che più siamo avanti con l'età e più le botte si vorrà un attimo per riprendersi, e ve lo dico, ve lo posso assicurare. Un altro punto da tenere in considerazione è sicuramente la nostra esperienza. Quindi ragazzi, sì che non dobbiamo mai fidarci troppo, ma è ovvio che se è da un mese che portiamo il monoruota è meglio tenere delle protezioni un po' più alte, ma se ormai abbiamo già 2-3 anni di esperienza, diciamo che per piccole uscite, brevi uscite nelle quali già sappiamo che non correremo, allora possiamo anche tenere delle protezioni magari un po' più basse, d'accordi? Allora, cominciamo dalla cosa più importante, che è sicuramente il casco. Tanti di voi so che usano, e io anche all'inizio mi affidavo a un casco un po' leggeretto, un po' via, tipo questo, che come potete vedere va già bene, nel senso che perlomeno se cadete di testa, la testa non la picchiate, ma se cadete di faccia è un altro discorso, perché la faccia, come potete vedere, è completamente libera. Ecco che allora in questo caso sarebbe meglio avere un casco come questo, che come potete vedere è molto meglio, perché tiene la mentoniera, e quindi se vi spiattellate di faccia, come è successo a me qualche giorno fa, siete tranquilli che non vi spaccate la faccia perlomeno. Per ribadire l'importanza del casco, vorrei farvi notare che dopo la caduta dell'altro giorno, in effetti il mio casco mi ha salvato la testa. Come potete vedere qua è tutto adornato, perché la mia testa ha picchiato allegramente da quella parte lì. Bella botta, alla fine del video ve la farò vedere, promesso. E se non l'avete ancora fatto ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel like e registratevi al canale Davastato You. Sì, non perdete tempo, fatelo subito, e attivate anche la campanella. Ehi, non hai attivato la campanella? Schiaccia quella campanella. Guarda che non vado avanti col video, mi fermo qua.
Oltre a questi due tipi di caschi che ho la fortuna di avere con me, ci sono anche i caschi integrali da moto, che però sinceramente forse non sono il massimo, perché andate a coprire tutti i rumori, tra gli altri anche il beep del vostro monoruota, che sapete com'è, è meglio sempre sentirlo. Altra cosa che è assolutamente necessario proteggere quando siamo alla guida del nostro monoruota sono le ginocchia, ragazzi. Anche se guidate un mezzo piccolo è meglio avere sempre delle ginocchiere, perché diciamocelo, anche cadere di faccia ai 20 all'ora non è piacevole. Quindi io per comodità mi affido a queste ginocchiere, che però di recente ho scoperto che non sono molto valide, perché anche se le stringi molto bene alle tue ginocchia, se cadi di faccia e strisci in avanti, queste se ne scendono sulle tibie e diciamo che non servono a niente. Quindi se volete andare sul sicuro, invece di queste semplici ed economiche ginocchiere della Decathlon, io vi consiglierei di andare su qualcosa di un po' meglio, tipo queste. Vedete che sono notevolmente migliori, perché allora innanzitutto si chiudono in 3 punti, quindi è difficile che vi scivoleranno, ma ovviamente vi proteggono anche la tibia, ginocchio e tibia. Altra cosa che non deve assolutamente mancare quando siete alla guida del vostro monowheel sono le polsiere, ragazzi. Polsiere per proteggere i vostri polsi, perché ricordate, quando cadete in avanti l'istinto vi fa buttare le mani. Bellissimo sarebbe riuscire a buttarsi e girare come fanno quelli seri, ma noi non siamo capaci, d'istinto mettiamo subito le mani, e se il nostro polso non è super snodato, cosa succede? Che track! Malissimo per un mese, mi è già successo, per cui ho comprato subito le polsiere, che come vedete aiutano molto, sia se dovete strisciare sull'asfalto, vedete che strisciano loro anziché i vostri palmi delle mani, e soprattutto vi evitano questo movimento. Vedete che il mio polso è ben stretto e ben fermo e non si girerà mai, quindi ragazzi questi io ve li consiglio vivamente. Quindi ragazzi, dopo che abbiamo visto come proteggerci la testa, i polsi, le ginocchia, le tibie, ci manca tutta questa parte qua. Attenzione, un'idea che sicuramente è molto interessante, ma è più un'idea per l'inverno che per l'estate, perché presto capirete perché, è questa, ragazzi: pantaloncini e maglia con protezioni morbide da indossare sotto i propri vestiti invernali, ovviamente, perché capite anche voi che d'estate con questa morite de caldo, ma come potete vedere in effetti è fatta molto bene e ha molte protezioni a noi utili, quali le spalle e i gomiti, attenzione, e i pantaloncini coprono benissimo le anche, che quando cadete di faccia sapete che le anche potreste colpirle, ma soprattutto il culo, perché visto mai che cadete di culo, con questi non avete problemi e quindi state a posto. Ma questa è sicuramente una opzione invernale. D'estate come potete andare in giro? Potreste pensare di andare in giro così, ragazzi, così, ma cosa ne dite? Guardate che figo che sono. E qui ragazzi siete protetti fino alla morte, ma non è comoda per niente, ragazzi, non mi vedrete mai usarla. Direi che è giunto il momento di tirare 2 conclusioni con questo abbigliamento meraviglioso. Sì, proteggersi è molto importante, ma è anche molto importante non dare troppo nell'occhio e quindi non mettersi come dei matti. Quindi secondo me questa soluzione io sinceramente la scarterei un po', perché a parte che è scomoda, ma in giro per l'Italia, dove il mezzo è ancora illegale, dove siamo ancora visti dalle signore anziane come dei Robocop, dei matti, degli alieni, è meglio tenere un profilo più basso. Quindi direi che secondo me l'ideale per andare in giro nelle nostre città tutti i giorni è il minimo delle protezioni, quindi casco integrale, protezione ai polsi e ginocchiere, ragazzi, con quello siete a posto, non date tanto nell'occhio e se cadete siete protetti. E se volete proprio stare ancora un po' più tranquilli, ricordatevi le protezioni da ciclista che vi ho fatto vedere prima. Direi che siamo giunti alla conclusione del video, quindi come promesso vi faccio vedere come è andata a finire quella caduta rovinosa dell'altro giorno. Guardate.
sapete com'è andata, siete contenti, no? Tutto a posto, quindi anche oggi vi saluto, mi raccomando, indossate sempre protezioni adeguate al vostro mezzo, alla vostra guida, e se non l'avete ancora fatto lasciate un bel like al devastato e registratevi al canale subito attivando la campanella, non vi perderete nulla. E quindi ci vediamo al prossimo video, ciao belli! E sempre salute, cheers!